Si può spiegare statisticamente il declino di una organizzazione, in questo caso politica, e si può replicare la metodologia per le aziende? Tratterò del caso della Lega, un partito politico italiano che ha vari simili in Europa e non solo, come ad esempio il Fronte Nazionale in Francia, e se proprio vogliamo anche Trump negli Stati Uniti, e un approccio diciamo un po' ingenuo ed accademici è vedere come le notizie e se le notizie risultano correlate con i consensi del partito, in questo caso della Lega. E la diffusione delle notizie si può trovare facilmente tramite Google Trend, mentre invece la parte dei consensi elettorali è molto più articolata. Però già qui vedi immediatamente una cosa che va a scartare questa ipotesi, cioè che non si possono utilizzare le notizie per capire i consensi di un partito, perché vedi che qui nel caso di Morisi c'è stato un picco. Ricordiamo che Morisi si occupava della parte della comunicazione della Lega e ha creato quel sistema chiamato La Bestia. Letteralmente Morisi ha svoltato un partito, svoltato grazie anche alla scelta di chi ha deciso di assumerlo per i suoi servizi. Ma andiamo a vedere i consensi, perché qui la cosa è molto più complicata. Il termometro politico un tempo, andando in basso, dava la serie storica dei consensi dei partiti. In questo caso a noi interessa la Lega. Questa istantanea è di qualche giorno prima rispetto alla registrazione del video, e se noi vogliamo recuperare lo storico, cosa che il termometro politico aveva, perché io questo sito lo conosco da più di 4 anni, ci serve utilizzare uno strumento che hai visto che ho utilizzato anche in altri video, che è piuttosto da smanettoni, cioè l'archivio del web. Se noi navighiamo a novembre 2022, vedi che troviamo lo storico che accennavo. La Lega ha il colore verde e vedi che il declino avviene a febbraio 2020, non è assolutamente collegato alla vicenda Morisi che è del 2021, quindi ben un anno più tardi. Al che tu potresti obiettare, ma magari il declino è collegato alle dimissioni del governo. Peccato che le dimissioni Conte 1 le ha date ad agosto 2019. Quindi ci troviamo all'incirca qui. Abbiamo escluso che la vicenda Morisi, che ha avuto più eco digitale, non ha avuto un effetto sul declino della Lega. Le dimissioni neanche. L'unica ipotesi non proprio misurabile, perlomeno in questa sede, sembra avere a che fare con il fenomeno Covid, che ha concentrato l'attenzione dell'opinione pubblica su altro. Inoltre si potrebbe anche obiettare, tornando indietro, che quando la Lega è andata al governo poteva permettersi dei budget di comunicazioni più ampi, allora, dopo 8 mesi da dimissionari, non hanno avuto più il budget e di conseguenza la loro esposizione è diminuita. Questa ipotesi potrebbe centrare, ma non abbiamo i numeri per dimostrarlo. Volendo possiamo provarci andando sulla libreria inserzioni di Facebook e verificando i periodi di spesa della Lega, poi si può tirare qualche somma. Comunque, statisticamente fino ad ora non possiamo dire nulla, abbiamo soltanto 2 ipotesi: budget ridotto post dimissioni e Covid. Possiamo fare però delle osservazioni di natura più generali dell'andamento di tutti i partiti. Ad esempio la Lega, visto che è il partito oggetto di questo video, ha un andamento parabolico con concavità rivolta verso il basso, come forse ricorderai dalle scuole superiori, quindi è una parabola negativa. Il Movimento 5 Stelle possiamo dire che è una specie di linea retta con pendenza negativa. Il PD è praticamente una costante, mentre invece spicca Fratelli d'Italia, che ha seminato evidentemente per parecchi anni e ha una tendenza come retta assolutamente positiva. Ti faccio notare che rispetto a quelle 2 ipotesi statistiche sulla Lega, il tempo spiega di più dei consensi verso questo partito. Prendi la trasformata parabolica del tempo
e hai verosimilmente un modello che spiega almeno l'80%, avremo delle sbavature all'inizio e alla fine. Però a noi avere un modello fatto così, solo col tempo e con un'astuzia algoritmico-statistica, non ci dice nulla, perché appunto vogliamo capire qualcosa di più comprensibile di una trasformata del tempo, che è una cosa comprensibilmente astratta. Quindi un modello fatto col tempo non è un modello utilizzabile dal punto di vista strategico, comunicativo, politico. Come già hai visto, come già ho commentato, puoi notare che le elezioni producono dei grossi aggiustamenti per quanto riguarda i consensi. Ti ricordo che qua i consensi sono misurati tramite media dei sondaggi. Di solito si dice che più istituti sondano un consenso e più questo dovrebbe essere rappresentativo. Purtroppo in dei casi non succede e quindi con le elezioni questa cosa salta fuori. Non è che lo fanno in buona fede o in malafede, questi grossi aggiustamenti succedono anche per fenomeni non politici, cioè i censimenti. Quando si facevano ogni 10 anni, si vedeva che ad ogni censimento parivano importanti fette di popolazione, soprattutto per quanto riguarda gli immigrati, per un motivo abbastanza preciso. Altra osservazione, già anticipata prima, è che generalmente il declino di un partito non dipende da quanto tempo sono stati al governo. Questo vale sia per la Lega che per il Movimento 5 Stelle e che per tanti altri. Forse per qualcuno nello specifico sì, ad esempio si potrebbe obiettare che qua col Movimento 5 Stelle c'è stata tutta la trattativa della nomina ai ministri, qualche nome non è piaciuto alla base elettorale e i consensi ne hanno sofferto. Quindi localmente questa ipotesi può risultare vera, localmente e per alcuni partiti, ma generalmente sembra proprio di no. Poi si potrebbe sempre aggiungere che qui partiamo dal 2017, non abbiamo molto storico. Avendo più storico magari ci si può fare un'idea più accurata verso la realtà. E io concluderei proprio da questa casistica, che è una cosa che torna spesso in questo canale, che è la disponibilità del dato, su cui si fonda proprio la statistica. Oltre alla disponibilità del dato serve anche la qualità del dato. Chiaramente vedi che in prossimità delle elezioni la qualità del dato va un po' a farsi benedire, ma non è un grosso problema. Ogni ipotesi di spiegazione statistica dipende prima di tutto da disponibilità del dato e qualità del dato. Altrimenti si fanno osservazioni, si crea conoscenza e mi spingo anche oltre, si dicono dei perché costruiti sulla sabbia. Per quanto riguarda la parte di maggiore storico, questa versione del sito, che ha una data antecedente a questa, prima di fare il video mostrava lo storico a partire dal novembre del 2000, quindi si aveva uno storico importantissimo. Purtroppo quando ho registrato questo video i grafici non si vedono. A questo punto ti faccio un'osservazione più politica, se vogliamo non proprio nelle finalità di questo canale, ma visto che siamo alla fine del video e pochi guarderanno fino alla fine, voglio dire questa cosa. Il fenomeno di Fratelli d'Italia, secondo me, è destinato a durare, perché anche se nessuno cresce all'infinito e nessuno si stabilizza all'infinito, anche se tutto sommato il PD è grosso modo stabilizzato, ci vorrà un bel po' di tempo, probabilmente, affinché questa curva di consensi scenda. Quindi salvo grossi sconvolgimenti tipo giustizia dell'orologeria, scandali molto grossi, questo partito inserito all'interno di una coalizione ha la strada spianata per parecchio. Si tratta di un'osservazione puramente basata su questi dati che vedo, non da simpatie personali. Per quanto riguarda la giustizia d'orologeria, io ti farei notare che la Lega ha avuto parecchie vicende, eppure, da qui, incrociando con questo, non si vede un effetto. A meno che non esce un nuovo Mani Pulite, dubito che questi livelli di consenso andranno sotto il 20% entro un biennio. Tutto ciò per dire anche cosa? Che i dati qualitativi, in questo caso le notizie, possono avere un impatto sulla tua organizzazione o d'azienda, specialmente quelle con un sentiment, si chiama così, negativo.
Ovvio che una recensione negativa arriva prima di una notizia negativa, perché spesso le notizie vengono fatte anche in funzione delle recensioni. Se ti interessa quindi anticipare come non registrare un declino in funzione di ciò che gli altri nel tuo mercato di riferimento fanno e che li ha danneggiati, possiamo sentirci per una prima chiamata gratuita preliminare dove discuteremo il tuo caso. Ciao e alla prossima!